Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Sono piuttosto emozionato perché dopo 2 interminabili e insopportabili mesi di lockdown possiamo tornare a guidare insieme a voi qui sul nostro canale. Se c'è un qualcosa che questo lockdown però ci ha insegnato è il fatto che dobbiamo rivedere tante delle nostre priorità. Una tra queste è l'attenzione verso l'ambiente. Lo sanno bene in Opel, dove hanno preso un nome iconico come quello della Corsa, un'auto storica, e l'hanno resa totalmente elettrica. Oggi infatti proveremo insieme a voi, grazie al gruppo Marino, la nuova Opel Corsa elettrica. La Opel Corsa F, questo è il nome in codice della 6ª generazione della piccola tedesca, cresce in dimensioni e dotazioni. Con 4 cm in più su entrambi i fronti, ora raggiunge 4,06 m di lunghezza e 1,77 m di larghezza, risultando però più bassa di 5 cm, arrivando ad un'altezza di 1,43 m. Offerta unicamente in declinazione 5 porte, ha un look più sportivo, grazie ai nuovi gruppi ottici anteriori a forma di freccia, taglienti come il nuovo paraurti, ma anche da lunotto più inclinato rispetto al modello uscente, con un ampio montante e un design generale che punta tutto verso l'anteriore. Contrariamente alle dimensioni esterne della nuova Opel Corsa, all'interno si sta veramente comodi. Nella mia posizione di guida, io sono alto 1,90 m, ho dovuto macchinare un po' con i settaggi manuali del sedile, ma dopo averla raggiunta nella maniera ottimale devo dire che mi trovo molto a mio agio. I sedili sono belli avvolgenti con le loro imbottiture laterali che contengono bene negli spostamenti in curva. Stessa cosa vale per il passeggero, che però ha una piccola pecca, nel senso che c'è tanto spazio per le ginocchia dato dalla conformazione della plancia nella parte appunto anteriore, però non si possono stendere appieno le gambe e i piedi, perché i piedi appunto hanno un intralcio che fa stare sempre in tensione. E dietro invece? Beh Carlo, qui dietro l'abitabilità devo dire che mi ha sorpreso, perché le dimensioni della vettura mi facevano pensare ad uno spazio un po' angusto, complice anche magari il nero a contrasto del tetto che rende tutto un po' più raccolto. Invece ho spazio a sufficienza per le gambe, grazie anche alla conformazione dei sedili. Le mie gambe non toccano per nulla, ad esempio sul sedile del passeggero anteriore che ho lasciato nella mia e nella tua posizione di guida secondo la nostra altezza. Anche lo spazio per la testa è a sufficienza, ed è molto positiva una caratteristica che qui dietro, soprattutto nelle auto di questo segmento, non sempre si trovano, come in questo caso, ben 2 prese USB. La plancia e i pannelli porta hanno un look pulito con l'utilizzo di plastiche solide e materiali ben assemblati. La dotazione tecnologica comprende i pulsanti sul volante per controllare media e ADAS, una presa 12 volt e una USB per l'anteriore e anche la ricarica wireless. Nonostante la seduta bassa, le ampie superfici vetrate anteriori e i montanti non eccessivamente larghi permettono una guida rilassata, sempre con il pieno controllo delle dimensioni compatte della Corsa. Purtroppo, il trend degli ultimi anni ha portato lunotti sempre più spioventi, pregiudicando la visibilità posteriore a vantaggio del look sportivo. L'auto però è dotata di sensore dell'angolo cieco e di optional come i sensori di parcheggio a 360 gradi e la retrocamera visibile nel display dell'infotainment. A proposito dell'infotainment, si nota tutta la familiarità del gruppo PSA con vetture che abbiamo guidato anche in passato, come ad esempio la sua gemella francese Peugeot E208, basata peraltro sulla stessa piattaforma CMP elettrificata. Nello schermo da 10 pollici che trovo davanti ai miei occhi, con un'inclinazione piuttosto particolare, che certo è antiriflesso ma non è esattamente ergonomica, non si è certamente abituati ad un'inclinazione del genere piuttosto lontana, abbiamo tutte le informazioni che ci servono, è compresa anche la connettività con Android Auto ed Apple CarPlay, ed è presente una finestra che ci fa tenere sempre sotto controllo i flussi di carica del pacco batterie. Abbassando lo sguardo dallo schermo dell'infotainment, nella parte più bassa troviamo i controlli dell'aria condizionata, che non sono esattamente intuitivi da raggiungere, sono piuttosto nascosti, come nascosta è la piattaforma ad induzione per la ricarica dello smartphone, ma troviamo anche il selettore del cambio automatico. Voi direte, ma è un'auto elettrica, non ha un cambio? Esattamente, ma condivide questo pezzo, questo selettore, con le altre auto del gruppo PSA. Mi viene in mente un'altra elettrificata, cugina sempre di questa Opel Corsa E, sto parlando della DS3 Crossback e-Tense, sempre con un appunto selettore che ci fa andare in drive, in neutral, quindi in folle, in reverse per la retromarcia e in modalità park, ma accanto alla D di drive, per appunto innestare la marcia unica per guidare in elettrico, c'è
una piccola B. Cos'è questa B? Ebbene, quest'auto, essendo elettrica, ha la frenata rigenerativa del pacco batterie, la BD Brake in inglese, con questa modalità inserita che adesso vado ad inserire, appunto mandando indietro il selettore. Abbiamo un freno motore, potremmo chiamarlo così, molto più presente nella guida, e questa è una delle differenze dinamiche di un'auto elettrica come la Opel Corsa E. Questo sistema permette di non toccare il pedale del freno in moltissime situazioni, con evidenti benefici dal punto di vista dell'autonomia, ricaricando il pacco batterie ad ogni decelerazione. L'autonomia dichiarata dalla casa è di 337 km con il 100% di carica, secondo il ciclo VLTP. Questa però è l'autonomia massima. Il sito di Opel offre un utile simulatore con il quale verificare la reale autonomia della Corsa E, impostando parametri quali il tipo di guida, la velocità media, la temperatura esterna e l'attivazione dell'aria condizionata. Così è chiaro che l'autonomia scende di molto a velocità autostradali, soprattutto in estate, ma supera tranquillamente i 370 km con una sola carica se l'auto è usata solo in città, a temperatura media e con la frenata rigenerativa attiva. A proposito del pacco batterie, quando ci è stato comunicato che avremmo provato questa nuova Opel Corsa E, ero super curioso di testare un po' le dinamiche di guida e insomma le sensazioni che può offrire un'auto del genere, che ricordiamo si trova sul mercato anche con le classiche motorizzazioni appunto termiche, quindi diesel e benzina. Ero curioso di provare un po' le differenze, ma ho scoperto, contrariamente alle mie sensazioni iniziali, che è un'auto che si comporta esattamente come una normale city car, un'auto bella compatta che si destreggia facilmente. Ci sono 3 modalità di guida, che sono normal, che appunto è normalissima, e ciò che più vicino si possa trovare come linea di confine tra una Opel Corsa ad esempio a benzina e la Corsa E, una modalità eco molto importante per avere i principali risparmi energetici, quindi ci va a spegnere o comunque a depotenziare l'aria condizionata e la risposta del motore, è una modalità un po' più briosa che va a rendere più appunto sportiva la vettura, soprattutto in fase di accelerazione. Non stiamo parlando di chissà quale supercar, ricordatevi che questa Opel Corsa E può raggiungere una velocità massima di circa 150 km/h con un'accelerazione nello 0-100 di circa 8,1 secondi dichiarati dalla casa, quindi non una supercar, non una hot hatch, però è abbastanza briosa in modalità sport. Le batterie si ricaricano con una presa domestica tramite la quale si guadagnano 100 km di autonomia in circa 9 ore e mezza, tramite l'apposito wallbox che permette una ricarica completa in 7 ore e mezza, o tramite le colonnine di ricarica rapida in strada che permettono l'80% di ricarica da 0 in 30 minuti. Il pacco batterie da 50 kWh alimenta il motore elettrico da 100 kW o 136 cavalli. Le batterie sono poste sotto i sedili anteriori e il divanetto posteriore e portano grandi vantaggi dal punto di vista della dinamica, con un baricentro molto più basso rispetto ad una normale auto cittadina. Le sospensioni garantiscono un buon assorbimento dell'asperità e un assetto piuttosto confortevole. La sicurezza alla guida, tra l'altro, è data anche da numerosi ADAS. Disponibili di serie sulla Corsa, infatti, sono il mantenimento attivo della corsia, la frenata automatica d'emergenza e il rilevamento della stanchezza del guidatore, con il cruise control adattivo come optional. La Corsa è in prova e nell'allestimento Elegance, ma sono disponibili anche la Edition e la GS Line dal look più sportivo, che riprende la classica sigla che ha da sempre contraddistinto le Opel più piccanti. Ma la sesta generazione di Corsa è disponibile anche con motorizzazioni convenzionali. La gamma infatti comprende i 1200 benzina da 75 cavalli e turbo da 101 e 131 cavalli, ma anche un 1500 diesel 4 cilindri da 102 cavalli. Disponibile sulle 1200 turbo il fluido cambio automatico AT8 del gruppo PSA. Siamo giunti ormai al termine del nostro test drive con la nuova Opel Corsa elettrica. Eravamo, come detto, molto curiosi di provarla dopo averla vista al suo debutto all'ultimo salone di Francoforte a settembre 2019, ed è un'auto che ha superato, se vogliamo, le nostre aspettative, perché eravamo un po' titubanti sulla trasformazione 100% elettrica di un nome storico come quello di Opel Corsa, ma non ha tradito assolutamente, anzi ci ha sorpresi. I prezzi, andiamo sul sodo, perché? Perché una auto da città come la Opel Corsa parte nella sua versione base con una motorizzazione benzina da 14.850 euro. Chiaramente le versioni elettriche di tutte le auto, anche delle più piccole, hanno dei prezzi di partenza che talvolta superano anche il doppio della cifra dell'entry level. Non fa eccezione la Corsa elettrica, che nell'allestimento Elegance parte da 32.400 euro con degli ottimi equipaggiamenti di base. A proposito di equipaggiamenti, è il momento di
di ritornare dopo i 2 mesi di lockdown alla nostra personalissima classifica dei WeDrive Points, dove andiamo un po' a stilare una classifica su 5 categorie diverse con i punteggi da 1 a 5. Partiamo un po' dalle prestazioni. Quest'auto elettrica ottima per la città ha 4 punti su 5, così come 4 punti su 5 ha anche in tema di sicurezza, sia per quanto riguarda la dinamica e la stabilità della vettura, sia per quanto riguarda gli ADAS, quindi i sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida di cui è dotata. 3 punti su 5 ne guadagna in merito a qualità costruttiva, in merito a praticità in città e infine in merito alle sue dotazioni e ai suoi equipaggiamenti tech, per un totale di 17 punti su 25. Ora vogliamo sapere quelli che sono i vostri pensieri riguardo la nuova Opel Corsa elettrica, fateceli sapere qui sotto nei commenti, iscrivetevi al nostro canale, cliccate sul campanello perché i nostri video con la Corsa elettrica non si fermano qui. Arriverà un video focus di Bart su tutto il suo impianto elettrico per capire un po' come ricaricare la vettura e quali sono i suoi segreti nella vita cittadina. Arriverà un video speciale per la prima volta con 10 domande su tutto ciò che vorreste sapere su questa Opel Corsa elettrica e i nostri soliti focus riguardo l'infotainment e tutto quanto l'intrattenimento tech di bordo. Seguiteci inoltre su Facebook e Instagram e non perdetevi anche l'articolo completo su WeDrive.tv.